Volete sapere quali sono le verdure che hanno proprietà benefiche per la nostra salute, almeno secondo la scienza? Pensate che queste verdure di cui vi parlerò oggi, oltre ad avere alti contenuti di vitamine e minerali essenziali, sono considerate piante medicinali. Questo per le loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antibatteriche, migliorano la salute delle ossa, la vista, riducono il colesterolo cattivo e hanno anche tantissimi altri benefici. Quindi se sei curioso di scoprirle, direi di vederle insieme nella fantastica puntata di oggi. Iniziamo! Allora, ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale parlo di come coltivo il mio orto, ma non solo, perché chi mi conosce e soprattutto chi mi segue sa che sono anche un grande appassionato di piante medicinali, ossia quelle piante, in questo caso ortaggi, che oltre ad essere buonissime da consumare hanno molte proprietà benefiche per la nostra salute. E nello specifico oggi vi parlerò di uno studio molto interessante che è stato condotto, pensate, per identificare quelle varietà di frutta e verdura che sono associate alla riduzione e alla prevenzione di malattie croniche, malattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative e pensate alcuni tumori. Lo studio ha valutato 47 varietà di frutta e verdura e cibi che soddisfacevano i criteri di alta densità di nutrienti e proprietà benefiche sono stati inseriti in questa lista, che è stata poi classificata. Quindi ad ognuno di questi alimenti è stato dato un punteggio con una scala da 0 a 100, quindi esiste una classifica e nella puntata di oggi andremo a vedere chi occupa le prime 6 posizioni. Prima di iniziare voglio ricordarvi che al termine del video ci sarà intanto il nostro concorso settimanale, quindi metteremo anche questa settimana in palio il nostro humus di lombrico vermicrem, ma soprattutto volevo ricordare che troverete in descrizione il link di questa ricerca, quindi se volete poi approfondire in piena autonomia avete anche la possibilità di farlo. E adesso andiamo finalmente a vedere chi è che occupa questi 6 posti della classifica. Andiamo! Al sesto posto, con un punteggio di 73 su 100, abbiamo la cicoria. Fortunatamente questo è un ortaggio che è molto utilizzato nei nostri orti, facile da coltivare, buonissima da mangiare. La cicoria è una pianta che offre diverse proprietà benefiche per la nostra salute, tra cui proprietà antinfiammatorie, perché contribuisce a ridurre l'infiammazione nel corpo e alleviare i sintomi legati a condizioni infiammatorie. Alcuni studi suggeriscono che la cicoria aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue, il che potrebbe essere un beneficio per le persone con diabete o a rischio diabete. La cicoria, tra l'altro, è nota per avere effetti positivi sul fegato e questo può aiutare a migliorare la funzione epatica e favorire la disintossicazione del nostro corpo. Inoltre è un prebiotico naturale. La radice di cicoria è ricca di inulina, un tipo di fibra prebiotica che promuove la crescita dei batteri intestinali che hanno quei effetti benefici che vanno quindi a migliorare la salute dell'intestino e la digestione, cioè quelli che troviamo anche negli yogurt. Ecco, la cicoria è veramente piena. Al quinto posto, con un punteggio di 86 su 100, abbiamo gli spinaci. Anche questa verdura è molto utilizzata nell'orto e quindi di conseguenza anche nella nostra dieta mediterranea. Foglia verde, è carica di vitamine e minerali essenziali, tra cui vitamina A, vitamina C e vitamina K, che sono essenziali per la coagulazione del sangue e la salute delle nostre ossa. Come forse un po' tutti sanno, sono anche straricchi di ferro, di calcio, di potassio, ma sapevate che per esempio è anche estremamente ricca di acido folico e questo la rende anche molto utile da consumare soprattutto in periodi di gravidanza. Ricordo sempre che per sfruttare le proprietà benefiche il suggerimento, almeno in cucina, è quello di consumarla a crudo, quindi nell'insalata ci aggiungiamo un pochino di limone, magari quell'olio buono extravergine d'oliva che mi permetto di dire solo noi in Italia sappiamo fare così bene, quindi consumiamone veramente a volontà.
Al quarto posto, con un punteggio di 87 su 100, quindi quasi a pari merito con gli spinaci, abbiamo la barbabietola rossa e verde. Questa a mio avviso leggermente meno utilizzata rispetto ai precedenti ortaggi, ma ha un alto contenuto di vitamine e fibre, considerata da sempre un potente antiossidante perché contiene i flavonoidi che possono combattere lo stress ossidativo, quindi i radicali liberi, e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Ma anche in questo caso, per non disperdere le sue proprietà, andrebbe consumata preferibilmente al vapore, proprio così per mantenerle intatte. Possiamo utilizzare sia proprio il frutto ovviamente, ma anche e soprattutto le foglie, quelle magari le possiamo aggiungere nell'insalata. Un suggerimento: se la cuciniamo è meglio togliere la buccia solo dopo la cottura, perché questa aiuta a mantenere intatte le sue proprietà, quindi la possiamo tranquillamente togliere dopo. Al terzo posto, con un punteggio di 89 su 100, abbiamo la bietola. Io nel mio orto coltivo sempre quella multicolor, perché oltre ad essere ricca di elementi nutritivi e proprietà, che ovviamente adesso andiamo anche a vedere, la trovo assolutamente bellissima da vedere. Tra l'altro è anche molto produttiva proprio come pianta, perché se noi andiamo a tagliarla a qualche centimetro dal colletto, riusciamo sicuramente a raccogliere almeno 3-4 tagli, ok? Quindi è anche consigliata a chi magari ha un piccolo orto e ha necessità di ottimizzare gli spazi. Pensate che la bietola, oltre ad essere fonte di vitamina A, è anche ricca di leutina, che sono entrambe importanti per la salute degli occhi e per la prevenzione di malattie oculari. Ultimo, ma non di importanza, l'alto contenuto di vitamina C, che contribuisce alla produzione di collagene, favorendo la salute anche della nostra pelle. E se volete sapere in dettaglio come la coltivo, vi lascio qui in alto e soprattutto al termine del video una puntata dedicata, quindi andatela a vedere. Al secondo posto, con un punteggio di 92 su 100, abbiamo il cavolo cinese, anzi direi i cavoli cinese, la verza cinese, questa che sto coltivando io, e anche il pak choi. Anche su questi due ortaggi, tra l'altro, ci ho dedicato una puntata, quindi per vedere come si coltivano il link ve lo lascio qui, ma poi lo vedrete al termine del video. Questi due ortaggi, oltre ad essere potenti antiossidanti e antinfiammatori naturali, hanno un'alta concentrazione di vitamina A, vitamina C e anche in questo caso vitamina K, e pensate che il consumo di 100 grammi equivale al 133% del valore giornaliero consigliato di vitamina A, il 75% di vitamina C e il 57% di vitamina K, quindi dobbiamo veramente inserirle nella nostra dieta settimanale. Sono degli ortaggi buonissimi. Allora, a questo punto, prima di andare a vedere chi occupa la prima posizione, direi che è arrivato anche il nostro concorso. Al primo posto di questa classifica, di questo studio, devo dire che sono rimasto anche piuttosto colpito, abbiamo il crescione. Pensate, un punteggio di 100 su 100, gli manca veramente solo la lode. Ma che pianta è il crescione? Come si coltiva? Quali nel dettaglio le sue proprietà e soprattutto quali sono i suoi usi in cucina? Bene, allora, a tutte queste domande, visto che l'argomento è veramente ampio e allo stesso tempo non vorrei annoiarvi, ma soprattutto vorrei approfondire questa pianta, visto anche il punteggio che ho avuto in questo studio, direi di dedicarci un'intera puntata. Quindi cosa facciamo adesso? Quindi ho annunciato
chi è il vincitore, direi di intanto di iscrivervi al canale, questo già ve l'ho consigliato, ma soprattutto di attivare la campanellina, così non appena uscirà il video sarete avvisati. E tra l'altro è importante, avrete anche la possibilità di giocare per primi, perché ricordo che vince solo il primo che indovina il numero. Bene, allora non mi dilungo ulteriormente, spero che questa puntata vi sia piaciuta e niente, quindi condividetela e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!